Simone Martini nasce a Siena tra il 1284 e il 1285, in un momento in cui la città è uno dei centri artistici più importanti d'Europa, in competizione diretta con Firenze. Siena sviluppa un linguaggio diverso rispetto al naturalismo fiorentino, più lirico, più decorativo, più legato alla dimensione spirituale. Si ritiene che Martini si sia formato nella bottega di Duccio di Buoninsegna, il grande maestro della scuola senese. Da Duccio eredita la raffinatezza cromatica, l'eleganza delle linee, la spiritualità delle figure, ma non si limita a imitare. Introduce un dinamismo e una vivacità narrativa nuovi. Negli stessi anni Giotto sta rivoluzionando la pittura con un approccio più realistico e volumetrico. Martini segue una strada diversa, non punta sulla solidità delle masse, ma sulla grazia e sulla linea, due visioni opposte, entrambe fondamentali per la nascita dell'arte moderna. La prima opera certa di Martini è La Maestà nel Palazzo Pubblico di Siena. Qui l'artista dimostra una straordinaria organizzazione dello spazio, figure eleganti e ritmate, un uso raffinato dell'oro e del colore. L'opera non è solo religiosa ma anche politica, celebra il potere e l'identità civica della città. Nel 1317 Martini viene chiamato alla corte angioina di Napoli, dove ottiene prestigio e un ottimo compenso. Questo incarico segna il suo riconoscimento ufficiale come artista di livello internazionale e gli consente di consolidare la sua posizione economica. Grazie alle risorse accumulate realizza il ciclo della Cappella di San Martino nella Basilica di San Francesco. Qui emergono una straordinaria capacità narrativa, attenzione ai dettagli, eleganza compositiva. Le scene non sono statiche, raccontano storie con ritmo e coinvolgimento emotivo. Nel 1324 sposa Giovanna Memmi, sorella del pittore Lippo Memmi, con cui realizza una delle opere più celebri della storia dell'arte, l'Annunciazione. Qui si raggiunge un livello altissimo di raffinatezza, linee sottili, colori preziosi, un'atmosfera sospesa e quasi irreale. Martini non è solo un maestro stilistico, ma anche un innovatore iconografico. Un esempio significativo è il Ritorno di Gesù dal Tempio, dove si concentra sul dialogo emotivo, rappresenta il tentativo della Vergine di comprendere il figlio, un episodio raramente raffigurato, trattato con grande sensibilità psicologica. Intorno al 1335 Martini si trasferisce ad Avignone, nuova sede del papato e crocevia culturale europeo. Qui entra in contatto con artisti del nord Europa, contribuendo alla nascita del gotico internazionale. Il suo stile diventa ancora più elegante, raffinato, decorativo, influenzando tutta l'arte europea del tempo. Simone Martini muore nel 1344, poco dopo aver completato alcune delle sue opere più mature. La sua eredità è enorme, definisce un modello di eleganza pittorica, influenza generazioni di artisti, rappresenta uno dei vertici della cultura gotica. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!